Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Post partite e pagelle di Napoli-Sassuolo 2-0, azzurri che vincono e convincono. Al di là di una condizione che sta tornando quella ottimale di partita in partita, un ottimo Napoli per la prima mezz'ora in una condizione fisica e mentale completamente al top. Poi, vista comunque la differenza tecnica tra le due squadre, il Napoli sa benissimo quando accelerare, quando spendere e quando un attimo mantenere il pallone per respirare un momento. Alla mezz'ora siamo già sull'1-0 e il Napoli comunque si è mangiato già due gol, assolutamente. Il primo subito a inizio partita si allarga Osimhen, la palla Raspadori sul palo. Comunque andiamo a rivivere, scusate, un attimo i momenti della partita e diamo le pagelle a tutti i calciatori del Napoli. Prima di cominciare, ovviamente, ragazzi, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Un bel commento sotto a questo video così ne discorriamo anche lì e ci confrontiamo su quel che ho visto io e ciò che avete visto voi. E partiamo, sempre Forza Napoli. Il primo tempo, pronti via, palla sulla destra ad Osimhen, palla al centro, Raspadori sul palo. Un peccato perché si poteva sbloccare anche Raspadori subito all'inizio della partita contro la sua ex squadra poi. Comunque grandissimo movimento da falso 9 di Raspadori al centro dell'area di rigore. La palla va a finire sul palo. Al 16esimo calcio di rigore sacrosanto rivisto dal VAR. Meno male che è stato rivisto dal VAR perché temevo lo stesso scempio che era successo a Torino poco prima, ieri. L'abbiamo visto tutti, il calcio di rigore, l'espulsione per il calciatore della Juve. Parliamo di Juve e Bologna. Poi i cartellini sono stati dati così, random alla panchina del Bologna. Da Torino, segnali molto chiari e ci hanno messo anche pochissimo, 2 giornate di campionato a farci capire come che funziona anche quest'anno. Piccola parentesi, non voglio ritornarci, la Juve si è rubato un punto ieri e siamo d'accordo. È un Napoli che cresce, è un Napoli che trova diciamo che nel primo tempo trova sulla fascia destra eh, terreno fertile per allargare il Sassuolo e infierire molto di più grazie a Politano che ieri ha fatto una partita secondo me esagerata così come il nostro capitano, ma il nostro capitano sembra quasi che non faccia più notizia quando fa delle partite esagerate, tant'è vero che nelle ultime uscite, anche nel campionato scorso, è stato il migliore in campo e Di Lorenzo per me è diventato un top player a livello europeo senza aver paura di dirlo, ragazzi, senza aver paura di dirlo. È uno tra i migliori terzini destri in Europa, che poi non è un terzino destro ma è un tuttocampista, soprattutto ieri dietro la punta, tagli verso l'interno invece di scendere sulla fascia, te lo trovi a fare il terzo di centrocampo quando anch'issa è spinto in avanti. Fondamentale il nostro capitano per il Napoli e per tutta la squadra che comunque viene diretta da calciatori di questo tipo che sono comunque quasi allenatori in campo per quanto riguarda la posizione, ti richiamano all'ordine, eccetera, eccetera. Napoli in completa gestione, 1-0 il primo tempo, rientriamo, secondo tempo, un altro calcio di rigore, lo sbagliamo con Raspadori, senza che ci appelliamo, hai sbagliato il calcio di rigore, Raspadori ieri ha fatto un primo tempo sulla sinistra, completamente più che sufficiente, scusate, anzi da 7, assolutamente, perché pian piano sta incamerando anche movimenti per fare l'esterno e ben venga un altro calciatore come Elmas da poter schierare su tutto il fronte d'attacco per essere addirittura molto più imprevedibili di quanto già lo possiamo essere con quel mostro di Osimhen che ieri a fine partita si è arrabbiato perché non ha ricevuto quel pallone che poteva filtrare e sarebbe stato il 3-0 e avere un calciatore del genere al di là dell'apporto tecnico e dei gol che fa a livello carismatico in squadra è
è tanto di guadagnato. Comunque andiamo sul doppio vantaggio con un'invenzione di Kvaratskhelia. Kvaratskhelia è appena è entrato da poco, assist per Di Lorenzo, che appunto si imbuca centralmente, 2-0, è partita chiusa. Poi possiamo dire che la mancanza di lucidità, dovuta comunque a una condizione fisica che è migliore sicuramente della partita, è stata migliore della partita scorsa, ma la lucidità arriverà di pari passo. Poteva finire tranquillamente 5-0 la partita con tutti i rimpalli e i tiri che non ci sono stati, soprattutto da dentro l'area quando abbiamo attaccato, anche con Elmas che è entrato da destra a sinistra con Raspadori che spizzava al centro, e non ci siamo trovati all'appuntamento sia con la punta sia con il centrocampista che ovviamente doveva tagliare al centro dell'area di rigore. Sono solo movimenti che arriveranno e che mancano un tantino, appunto, come ho detto, per la lucidità che non è ai massimi livelli, vista la condizione fisica che non è ai massimi livelli, anche se abbiamo visto un Napoli mai in affanno, sempre in dominio. E Dionisi non mi è nemmeno piaciuto in conferenza, perché ha detto sì, 11 contro 11 sarebbe stata un'altra partita, il secondo tempo saremmo usciti fuori. Se mio nonno aveva 5 palle era un flipper, carissimo Dionisi, quindi potevi tranquillamente fare una conferenza stampa come l'ha fatta Di Francesco, o un post partita come l'ha fatto Di Francesco, dove è andato ai microfoni e ha palesemente decantato la superiorità del Napoli. L'ha fatto Di Francesco, lo poteva fare anche Dionisi, perché la partita di ieri, a differenza di quella di Frosinone, è stata molto più controllata e dominata in lungo e in largo dal Napoli. Mi è piaciuto Garzia che si è arrabbiato perché noi non abbiamo tenuto palla per gli ultimi 15 minuti del primo tempo, anche se il Sassuolo non ha fatto praticamente niente, Meret senza voto. È stata una partita che mi ha lasciato tantissimo di buono e tante aspettative per il big match contro la Lazio. Lazio che ovviamente ha perso con il Genoa, quindi arriverà quella partita di settimana prossima completamente avvelenata. Non sarà assolutamente una partita scontata. Mi auguro che il Napoli arrivi al di là della condizione fisica con i nervi giusti per poter affrontare una Lazio al veleno. Andiamo a fare le pagelle. Meret, sei politico, perché praticamente si è visto la partita, assolutamente Sassuolo mai pericoloso. Sei politico, glielo dobbiamo dare a Meret. Che facciamo? Non glielo diamo. Poi la linea difensiva, 7 ai due centrali, nessuna sbavatura e massima attenzione per Juan Jesus e Rachmani. 8 a tutte e due le fasce. Di Lorenzo, migliore in campo, insieme ad Oliveira, che ragazzi ieri Oliveira non ha fatto passare praticamente niente oltre la linea di centrocampo. Li prendeva tutti quanti alti e in inserimento ha fatto delle cose stupende. Un paio di cross e un paio di passaggi da sotterra sono risultati un tantino, una volta un tantino lunghi, un'altra volta qualche deviazione dove Osimhen non è riuscito ad impattare come si deve. Oliveira è migliorato già tantissimo nella fase offensiva, quindi già di dire abbiamo un terzino in panchina Mario Rui che offende di più e difende di meno e l'altro invece è l'opposto, già non lo possiamo più dire, perché non è la stessa cosa dell'anno scorso e si sono anche create queste gerarchie. Almeno a quanto pare Garcia ha fatto capire che Oliveira pian piano sta diventando il titolare di questa squadra e Mario Rui abbiamo un lusso in panchina da poter sfoderare all'evenienza, che si chiama Mario Rui: esperienza, piedino, assist, cazzimma e tanta corsa. La linea difensiva l'abbiamo esaminata con le pagelle, i tre centrocampisti, 7,5 ad Anguissà, 7 a Lobotka, 7,5 a Zielinski. Mi direte ma perché mezzo voto in meno a Lobotka? Sì, Lobotka non ha sbagliato praticamente niente, però il lavoro che fanno Frank e Zielinski ieri si è delineato ancora di più. Frank si copre una fetta di campo esagerata da solo, fa il reparto da solo. Zielinski
ha messo fuori tempo tutto il Sassuolo per tutta la partita tra le linee, mentre Lobotka gestisce tutti i palloni e anche con qualche lancio lungo molto simpatico al bacio. Lobotka ieri mi è piaciuto tantissimo, è tornato in condizione perché contro il Frosinone lo vedevo ancora un tantino fuori fase. Lobotka 7, Anghissà e Zielinski 7,5. Gli esterni 7 raspatori, assolutamente pieno il 7 raspatori per ciò che ha fatto nel primo tempo e anche nel secondo tempo. Del rigore sbagliato me ne frego altamente. Ovviamente mi direte sì, tu parli così perché hai vinto la partita. Se la partita fosse stata diversa ti saresti un attimo soffermato sul rigore. Assolutamente, siamo d'accordissimo così, però non posso, non posso scagliarmi contro Raspadori che ha sbagliato il rigore, anche perché il Napoli in questo fondamentale, anche l'anno scorso, abbastanza altalenante. Che dobbiamo trovare un rigorista fisso, sì, è Osimhen molto probabilmente, perché il primo l'ha tirato Osi, il secondo Osi l'ha regalato a Raspadori, gesto che fa quasi sempre Osimhen, altruismo da vendere. L'hai sbagliato, non c'è nessun problema. Raspadori 7, 8 lo diamo a Osimhen perché da solo affronta la difesa, da solo la fa salire, detta il passaggio, 90 minuti di corsa a livello fisico e atletico, è uno di quelli che sta meglio insieme al Cyborg di Lorenzo e pochi altri. Politano 7,5, grandissima partita di Politano in fase di rifinitura. Ha sbagliato praticamente niente, non ha sbagliato praticamente niente a parte qualche tiro che è finito alto, qualche volta che dovevi tirare al giro hai provato a piazzarla sotto l'incrocio ed è finita sopra la traversa, però il tirare da fuori è segno che sei in fiducia, è segno che ci sono diktat del mister che devi partire comunque da fuori area e tirare. Il Napoli deve tirare perché ha le qualità per poterlo fare e per poter far male dai 20 metri. Politano, Simen, Raspadori, abbiamo fatto i voti, diamo un bel 7 a Kvaratskhelia, è entrato in campo con un assist e Kvaratskhelia già a parità di condizione fisica già fa la differenza. Poi quando entra che la squadra avversaria è un po' più stanchina, con un tempo sulle gambe, sono dolori per tutti. Diamo un bel 6,5 a Caiuste, è entrato fregandosene della partita prima, dove c'è stato l'intoppo Frosinone per Caiuste, che poi non è stato un intoppo, vi siete solo scagliati o si sono solo scagliati troppo presto contro Caiuste. Tanti tifosi del Napoli, dobbiamo ancora vederlo e dobbiamo ancora capire. Ieri c'è stato un intervento in scivolata pulitissimo al centro, nel cerchio di centrocampo quasi, dove ha sfoggiato, diciamo, una delle caratteristiche di interdizione. Quando gioca al centro del centrocampo, dove gioca Lobotka o dove sta Lobotka o un po' più avanti, Caiuster rende molto meglio, è il ruolo che ha sempre ricoperto. L'esterno, diciamo, tra i tre di centrocampo dove gioca Zielinski ed Anghissà è un ruolo che deve scoprire, ma ha tutto il tempo, l'età, la voglia e noi abbiamo tutto il tempo di aspettarlo. Quindi senza proclami, senza sentenze, 6,5 a Caiuste, 6,5 anche a Elmas, è entrato in campo, si è dato da fare da destra a sinistra. Non lo marchi, non lo riesci a marcare perché non ti dà punti di riferimento assolutamente. Una manna dal cielo avere calciatori del genere che entrano dalla panchina. 6,5 pure a Simeone perché i movimenti ci sono stati, ha rischiato di segnare, era sicuramente fuori gioco, si è mangiato un gol davanti al portiere ma era fuori gioco. 6,5 per l'adattamento immediato che hanno questi calciatori appena entrano in campo, è immediato. Non c'è bisogno per i calciatori del Napoli che entrano dalla panchina di quel minuto, quel paio di minuti, 3 minuti di assestamento, vedo, faccio. No,
Sono calciatori che hanno perfettamente visto tutta la partita fino a quel momento dalla panchina e sanno perfettamente dove devono andare a parare appena entrano. Esageratamente completi. La chiamano panchina lunga, panchina lunga. Diamo pure un 6 politico ad Ostigard anche se è entrato al 90esimo. Non posso dire grandissimo intervento di Ostigard, gli do un 6,5, no, 6 politico, così come quello di Meretti che si è visto la partita. Ragazzi, il Napoli è forte, convinto e ha anche convinto chi ha visto la partita sia da casa che dallo stadio. Mi auguro che condividete questo pensiero con me. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.